Ciao a tutti! Continuando questa, diciamo così, rubrica di fatti e disfatti, anziché misfatti, di questioni spinose, mi chiedete in continuazione e comunque la critica che ricevo più spesso, anche se a dir la verità voi siete proprio un bel gruppo. Io ho delle amiche di Ferri di Uncinetto proprio brave, perché devo dire la verità che io di haters finora non ne ho, però spesso la critica che mi viene mossa è: sei una venduta, praticamente, dicendolo proprio in parole povere. Sei una venduta perché? Perché collaborando, e attenzione a questa parola perché vuol dire tante cose e nulla, collaborando con un'azienda di filati piuttosto che lavorando dei capi con dei filati che mi vengono omaggiati, oppure avendo dei contratti, diciamo così, per dei modelli che io creo e poi appunto vendo, diciamo, però di certe case, allora se parlo bene di quel filato io sono una venduta. Capiamoci un attimo, vi spiego come funziona. Aspettate, perché qui davanti a me io stavo lavorando oggi, ma all'ennesimo commento ho detto adesso glielo spiego. Ecco. Dunque, io nasco come nel mondo della maglia, come insegnante di maglia e uncinetto. Sono andata appunto a lavorare presso alcuni negozi e lavoro anche qui nella mia knitting room. Sfido chiunque è mai venuto a fare uno dei miei corsi a dire che io ho imposto un determinato filato o una determinata marca. Anche quando vengono qui in knitting room, se hanno del filato che va bene, perché è chiaro che se stiamo lavorando un maglione, perché il corso è un top down e arrivano con un filato che si lavora con i ferri del numero 2, non possiamo portare avanti, cioè quella persona non seguirà il corso come tutte le altre, perché ci mette un secolo e mezzo a lavorarlo. Se poi questa persona mi dice no, io sono super mega velocissima, ce la faccio sicuramente, poi per me va bene, perché tanto i corsi, siccome sono su misura, a secondo delle, appunto, delle persone che vengono, io non ho un modello prestabilito da proporre a tutti. Certo, diciamo corso top down raglan, corso top down contiguous, per dire, piuttosto che bottom up a pezzi, quel che l'è, per cui quello è il focus, quello è il motivo del corso, ma per tutto il resto sono tutte variazioni. Quindi non l'ho mai fatto, mai. Se lo avete a casa, se lo andate a comprare, andate dove poi volete, che a me sinceramente non interessa. Basta che il filato sia consono, quindi io consiglio, do determinati consigli, ma non su marche o cioè proprio su tipologia di filato. Quindi sfido chiunque a dire che è venuto un mio corso e che io gli ho imposto un filato. Non lo faccio mai, perché non me ne viene in tasca nulla, non mi interessa. Stessa cosa è per il mio lavoro, che non sia appunto, come vi ho detto, il insegnare maglia. Che cosa succede? Succede che se io vado a lavorare come era un tempo, adesso quasi tutti i corsi li faccio qui in knitting room, ma se io come un tempo andavo a lavorare nel negozio di Maria, tanto per dire, perché se inizio a far nomi succede il macello, e Maria aveva tante marche di filato e a me piaceva particolarmente un filato, perché era un filato speciale che aveva delle caratteristiche diverse dalle altre, e quindi io facevo un modello con quel filato,
attenzione che non è detto, primo, che Maria me lo regalasse, perché io li compro i filati, non tutti, ma... E se Maria mi diceva, guarda bene, ti piace, ok, te lo omaggio, te lo do, quindi un numero esiguo, cioè il numero giusto per fare magari un maglione o uno scaldacollo, perché poi tante volte, ecco, non sempre faccio maglioni, faccio anche video, sì, corsi su tecniche, quindi lavoriamo un qualcosa di veloce, tipo magari uno scaldacollo, una sciarpa, un cappello, quel che l'è. Tante volte questa negoziante mi ha regalato un gomitolo per fare quello. Me l'ha voluto regalare, io il corso l'ho fatto in quel negozio, non mi sono occupata della parte della vendita perché non è mio il negozio. L'unica cosa che chiaramente ho detto alla negoziante è: se noi facciamo uno scaldacollo con queste caratteristiche e quindi io devo insegnare questa certa tecnica, meglio avere filati magari non pelosi e molto ritorti, perché se no non si riesce. Ma poi fate quello che volete di qualsiasi marca e colore, a me non interessa, fate Vobis, sceglieranno loro, ok? Anche se quello che propongo io come esempio magari era di una tal marca, chiaramente con determinate caratteristiche. Se poi le corsiste vogliono fare come il mio, a me non è che se Maria vende 10 gomitoli mi entra in tasca una percentuale. Ma parliamo di oggi e soprattutto del fatto che la stessa cosa si ripercuote per i video, anzi sui video proprio una cassa di risonanza, perché nel momento in cui faccio una recensione su un filato, qualsiasi filato, è perché quel filato mi è piaciuto. L'ho lavorato più volte, l'ho lavato, l'ho asciugato, l'ho indossato, l'ho provato e ho visto che quel filato mi piace. Quindi ho piacere senza essere pagata, retribuita, nulla, ho piacere di consigliarvi quel filato e di dirvi le caratteristiche di quel filato con pregi e difetti, perché il filato, come dicevamo in qualche video fa, perfetto, ma non esiste, c'è quello che mi piace di più, quello che mi piace di meno, che però potrebbe avere delle caratteristiche diverse e quindi dei pregi e dei difetti. Magari ha quasi tutti i pregi e magari anche non difetti, diciamo così, bene, molto bene. Tante volte io vi dico, questo filato lo consiglio perché non tutti i filati vanno bene per tutti o per tutti i capi, quindi ecco, prendete la cosa così. Recensioni non le sto più facendo perché ogni volta, soprattutto da altri youtubers che non sono chiaramente del mio, chiamiamolo, giro di amicizie o di conoscenze, vengo tacciata come venduta. Ora, se faccio un modello e quindi vi spiego in un video tutorial come realizzare quel determinato modello, vi dico con che filato l'ho realizzato. Non avrebbe senso non dirlo. E vi do tutte le indicazioni per realizzarlo con qualsiasi tipo di filato, di qualsiasi marca, di qualsiasi colore, con qualsiasi tipo di ferri e sulle vostre misure. Quindi voi, ad esempio questo filato non c'è più. Bene, questo, poi vi lascio qui sopra il link al tutorial, è un coprispalle, mi sembra verbena, comunque è qui e nel box informazioni così, è stato fatto con un filato, questo filato non c'è più. A me è piaciuto, l'ho voluto provare, mi sono trovata bene, l'ho fatto così perché faccio i campioni, prima li testo, non è che li prendo mi
mi arriva perché mi mandano un filato che non mi piace, ragazze, io non ve lo faccio vedere, cioè ci sono delle case che mandano i filati, non sto parlando di nessuna casa in particolare, ci sono delle case che senza neanche che io lo sappia, siccome sanno dov'è la knitting room, sanno come mi chiamo, me li mandano. Bene, ma se non mi piacciono per 100.000 motivi e non c'è nessun accordo, cioè non è che questi mi hanno telefonato e mi hanno detto quale filato vorresti? Cioè no, proprio tante volte mi arrivano così. Io non ve li faccio neanche vedere, e anche se ci fosse un accordo di qualche marca che mi dice, qualche negozio che mi dice ti voglio far provare un filato, posso dire sì, posso dire no. Se dico di sì, gli spiego quali filati teoricamente mi piacciono, quali filati invece non mi piacciono, è meglio che non mi mandino, e non è detto che io ve li faccia vedere, perché magari li provo, li testo, non so, lasciano il colore sulle mani, non mi piace il tatto come è fatto, lo lavo e non ve lo faccio vedere. Ha un buon risultato, ve lo faccio vedere. Infatti non faccio recensioni negative, perché quello che è negativo per me, beh, chiaro, se un filato stinge a tutti sulle mani non va bene, magari lì c'è stato un processo, cioè magari non tutte le partite di quel filato sono così, magari quel filato è andato male qualcosa, ma un'altra partita di un altro bagno va benissimo. Ma non mi piace dirvi questo filato mi ha fatto schifo, non lo lavorerò mai, perché ciò che non piace a me piace a qualcun altro. A me piace la lana Merinos, che sia però mulesing free, questo è un mantra a testa che io vi faccio, mi piace, la consiglio. Sì, non è detto che a tutti piace, anzi a molti non piace la lana Merinos. La lana Shetland è una lana piuttosto rustica che non mi piace al 100%, ma perché? Perché io ho una sensibilità, quindi se sono capi, tipo non sono cappelli scaldacolli, ma magari è un maglione che non ha collo alto, allora mi va benissimo magari, però su certe cose io non la tollero, mi dà proprio fastidio, e quindi non vi faccio la recensione negativa su una lana Shetland dicendo questa pizzica, non la prendete, perché ha un altro, vedi nella fattispecie mio papà, invece andava benissimo, si vede che aveva la pellaccia, cosa vi devo dire? E magari ero io invece che ero più sensibile di lui, e quindi è così. Non mi piace, quindi come avevo scritto 100 anni fa anche nel blog, faccio recensioni solo positive, di cose che mi sono piaciute. Tra l'altro non ne ricavo nulla dal farvi tutorial con filati di una certa marca, perché non vengo pagata né dalla casa né per fare il video né per niente, non c'è una retribuzione, capite? E voi mi dite, ah, ma il filato ti è stato magari regalato. Ah, magari sì, magari mi è stato regalato, magari l'ho comprato, non è detto. Ma voi volete che lo scriva in maniera che così, se l'ho scritto, le mie parole non valgono più? Cioè, se io dico questo mi è piaciuto, vabbè, questo lo sapete, non ve lo faccio vedere, va, non faccio vedere la marca. Questo mi è piaciuto, ma mi piace indipendentemente che sia di marca Pippo o di marca Topolino, cioè non importa. Se me l'hanno regalato mi è piaciuto di più? No, vi assicuro, perché ci sono alcune che dicono, ah, se te l'hanno regalato e tu non hai speso i tuoi soldi, non sei obiettiva. E no, perché io lo faccio di lavoro questo. Forse questa è la differenza, che io, ragazze, lo faccio di lavoro. Io di lavoro faccio anche il test per alcuni filati, no? E quindi cosa faccio? Siccome il filato, adesso non prendiamo nessun filato per l'amor di Dio, se no succede che poi viene incriminato quel filato che chiaramente non ho qui, e quando faccio queste cose non ve le posso far vedere. Quando mi mandano un filato mi dicono dimmi la tua, cosa faccio siccome me l'ha mandato?
allora dico no, non gli posso dire che per me questo non va bene, faccio la prova se è resistente, poniamo un filato per calze, tanto per, il filato per calze deve avere determinate caratteristiche, deve essere resistente, deve essere comunque anche morbido, deve comunque tenere la forma. Cosa faccio? Non dico quello che vedo, quello che per me è la mia opinione, quello che magari è anche ovvio, perché è chiaro che se il filato lo tiri e si è disfa, forse per calze non va bene. Certo che lo dico, certo che lo dico. E infatti non è che tutto quello che mi mandano, tra virgolette, io appunto come dicevo prima vi faccio vedere o lavoro, perché i gusti sono gusti, quindi non importa il fatto che mi è stato mandato, perché se mi viene mandato qualcosa che non mi va, io non lo utilizzo, cioè faccio il campione, magari lo testo, ma non lo utilizzo. E poi vabbè, chiaramente nel fatto di test dei filati in lavorazione, quello appunto è un ragionamento diverso. Diciamo così, che questo è il segreto di Pulcinella in questo momento ad oggi che pubblico 2024, che sto pubblicando questo video, è così. Ho trovato delle persone che chiaramente vendono filati che mi piacciono. Cosa vuol dire? Che non mi piacciono solo i filati, mi piacciono anche le persone e non mi piacciono tutti i loro filati, ho dei gusti anch'io, come non mi piacciono tutti i colori. Ma il difficile per me è questo, è trovare delle persone con cui io posso avere un rapporto, perché sono una rompipalle, nel senso che alcune cose sono dei miei principi e quindi di principio io certi filati non li voglio utilizzare e soprattutto nel mio canale voglio dare certi contenuti, perché il mio canale è mio, ragazze. Nessuno mi paga e penso che nessuno no, ma diciamo che parliamo di me, per l'amor di Dio, perché di altri canali è meglio di no, quindi nessuno mi paga e mi ha mai pagato in tutta la mia vita per fare dei video. Questa cosa è mia, mi pagano per fare altre cose, per fare i corsi, per fare i modelli, per testare i filati. I modelli non su YouTube, non i tutorial, modelli scritti che io vendo, cioè come designer, mi pagano come insegnante, mi pagano come designer, mi pagano come tester. Quello sì, questo è il mio lavoro. Se devo essere accusata di cose che veramente non hanno né capo né coda, non hanno fondamento, ma fate pure, non mi importa, però sappiate, con questo video voglio che veramente sappiate come vanno le cose. Se io mi trovo bene con determinate persone che accettano il mio modo di essere, allora lavorerò con quei filati, perché c'è un interscambio che non sempre è di soldi, ok? Ah, ma per loro è pubblicità. Ragazze, allora io dovrei, come dire, non dire mai niente, non fare mai niente, perché se io faccio, come ho fatto, dei progetti, faccio i tutorial e magari faccio anche la spiegazione e questo progetto è gratis su Ravelry, ok? Fatto tanti magari anni fa, ho utilizzato un determinato filato. Lo devo scrivere, se no voi come fate a capire? Cioè tutte lo scrivono, poi voi prendete quel che volete, perché anche lì li faccio in modo che voi potete utilizzare anche quelli che sono a pagamento su Ravelry, quelli che sono gratuiti, miei, parlo dei miei su Ravelry, li faccio che voi potete scegliere e utilizzare qualsiasi tipologia di filato, qualsiasi marca. Quindi a me non me ne viene in tasca nulla.
Non so perché certe persone si fissano in questo modo, forse perché a loro è capitato così, cioè sono state pagate per dire certe cose, o forse perché loro, non facendolo di lavoro, si sentono condizionate se un qualcosa viene omaggiata, regalata, capito? O comunque non l'hanno pagata. Ecco, se l'hanno pagata, allora sono sincere. Se non l'hanno pagata, non sono sincere. Ma non sta né in cielo né in terra per chi lo fa di lavoro. Voi pensate che io faccio recensioni anche di libri. Questi libri li ho tutti finora ad oggi, ripeto, 2024, perché poi dopo, se succede che qualcuno mi viene regalato dalla casa editrice, e cosa faccio? Li ho comprati e vi giuro che se non li ho comprati me li hanno regalati mio papà, mio marito, amici. Sono obiettiva. Oppure li ho presi in biblioteca perché non ero sicura, perché mi è stato magari chiesto, l'ho visto, mi è piaciuto, ho detto no, la recensione la faccio. A me quel libro magari non serve perché è un libro magari basico che non me ne faccio nulla. Magari lo prendo in biblioteca, leggo, dico no, per me non va bene, non lo consiglio, non lo recensisco, non dico niente. È abbastanza semplice. Non riesco a capire perché ci sia questa polemica, veramente. Chiaro che poi chi fa tutorial, chi fa il mio lavoro, ma anche senza i tutorial su YouTube, perché questo scaturisce tutto dai tutorial su YouTube, ma se io non fossi su YouTube sarebbe la stessa cosa. Quando io non facevo prima, molto prima del 2020, quando non facevo tutorial su YouTube o comunque c'ero veramente poco facendo solo video di tecniche, era uguale ragazze, cioè era veramente uguale. Chi conosce la Knitting Room, chi conosceva la Knitting Room prima, sa perfettamente che era identica la cosa, veramente identica. È chiaro che io, se devo farli, li faccio con un filato, a meno che non mi prendo le pecore e compro una casa col giardino e faccio tutto da zero, che mi sembra veramente improbabile. Quindi, che cosa si fa solitamente? E poi si ha un rapporto, ad esempio, se uno continua ad andare in un tal negozio perché si trova bene con la proprietaria, si trova bene a fare appunto i corsi per quel negozio, è chiaro che poi, stando tanto in quel negozio, utilizzerei le lane di quel negozio, regalate o non. E vi giuro, regalato poco, ma indipendentemente. Regalate o non, tu farai con le lane di quel negozio. Quel negozio ha tante marche, perfetto, ma tu poi magari ti trovi bene, ti fissi con quella lana lì, di quella marca lì, che magari vai anche a comprare, e quindi? Invece su YouTube, quindi sembra tutto, ti pagano l'influencer, un sacco di cose che non stanno né in cielo né in terra. Chi lo fa diciamo così, di lavoro, ma non di lavoro YouTube, di lavoro a monte, è chiaro che poi si trova bene con una determinata casa di filati perché ha determinate caratteristiche a cui personalmente mi interessa. Quindi preferisco lavorare magari con filati di un certo genere. Preferisco non lavorare con filati che provengono da alcuni paesi, con filati che hanno determinate caratteristiche, sì, e quindi alla fine, bene o male, mi vado a scegliere delle case che producono filati che hanno queste caratteristiche. E poi con queste case c'è un rapporto, un interscambio. Per cui non utilizzerò tutto di quella casa di filati, perché non mi piacerà tutto, è impossibile che vi piaccia tutto, ragazze. Mi piace molto, mi piace la filosofia soprattutto a monte, mi piace il poter parlare con quelle persone, essere chiara e onesta soprattutto con loro e che loro siano chiari e onesti con me nel darmi le informazioni. Tutto qui. Infatti non collaboro magari solo con una tipologia di filato di una casa di filato. Perché? Perché è così il nostro lavoro. Certo, prediligo, ma quello sono umana anch'io, cioè ho delle preferenze, come del resto voi.
Tutto qui. Se avete da discutere, volete fare delle domande, qui sotto potete farlo benissimo. Se invece avete delle illazioni da fare, soprattutto mi date della bugiarda, venduta, disonesta, che non dico totalmente tutta la verità, ok? Allora a quel punto no, perché questo video ve lo sto facendo proprio così, per spiegarvelo, perché forse per iscritto vedo che poi queste persone quando mi dicono qualcosa e io gli dico no guarda è così, ti assicuro, siccome non ne ricavo niente, queste persone addirittura mi dicono che prima mi dicono che sono disonesta, poi mi dicono che sono bugiarda. È la miseria, cioè non seguite il mio canale, non lo so, non so cosa dirvi. Comunque questo era proprio per dire il perché delle collaborazioni, che ripeto non sempre sono collaborazioni dove implicano un passaggio di soldi, di non so, favoritismo, non saprei cosa dirvi, perché tante volte, ecco, esempio, ultimamente Chris, del canale L'Angolo di Chris, mi ha invitato a una sua diretta. Quella si chiama collaborazione fra persone, come mi ha invitato per esempio la Fata Tuttofare del canale La Fata Tuttofare, Maria Grazia, ma non è che, cioè, nel senso, l'hanno fatto perché è una collaborazione fra persone. Voi, quando vi trovate bene con una persona, magari fate anche lo stesso lavoro, collaborate fra di voi, vi sentite, vi fa piacere l'interscambio, vi fa piacere stare in compagnia. Cioè io faccio il Meet Caffè proprio per questo, per stare tutte insieme, per scambiarci consigli così. Ciò non vuol dire che collaborazione significa solo ed esclusivamente mi hanno come dire, inviato dei filati per far pubblicità al filato, siccome io ho tot gomitoli gratis, io faccio tutto questo ambaradan di lavorare, di fare il video, di editarlo, ma ragazzi, ma per 4 gomitoli gratis per fare un maglione? No, perché tu di maglioni ne fai tanti. Va bene, ok, secondo voi io mi vendo il mio lavoro principale per dei gomitoli gratis, ma io non faccio video su YouTube, scusate, vivo di altro. Tutto qui. Bene, polemica chiusa, che comunque non voleva essere una polemica, voleva essere un chiarimento, quindi anche questo bel argomentino. Se avete domande fatele qui sotto. Se il video è stato interessante per voi mettetemi un mi piace e iscrivetevi al canale cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!